Nello sconcerto, nel dolore, nello strazio e nel male assoluto che la seconda guerra mondiale stava generando, si verificò un evento fra il diplomatico e l'assurdo. Vi sto parlando dello strano caso di Rudolf Hess, il delfino di Hitler. Innanzitutto volevo chiarire che Hitler non aveva a casa un acquario tipo quello di Genova, ma per delfino si intende anche chi è designato a succedere in qualche altissima carica o dignità non ereditaria, o chi, per essere discepolo prediletto di un uomo politico, si presume debba succedergli. Rudolf Hess nacque nel 1894 ad Alessandria d'Egitto. Primogenito di 3 figli, apparteneva ad una famiglia benestante originaria della Boemia, una regione dell'attuale Repubblica Ceca. Il nonno aveva fondato proprio ad Alessandria una compagnia di importazione, la Hess & Co., passata poi in carico al padre. Tutta la famiglia viveva in una villa in riva al mare. Cosa vuoi di più? Appena fuori Alessandria, città che peraltro ospitava il celebre faro, una delle 7 meraviglie del mondo antico di cui abbiamo parlato in una precedente pillola e per la quale vi lascio il link in sovraimpressione. Quanti anni 90 sovraimpressione? Hess ricevette l'istruzione primaria nella sua città natale, dimostrando un'inclinazione per le scienze e la matematica, mentre il padre desiderava prendesse parte al business di famiglia. Pertanto, nel 1911 venne mandato a studiare in Svizzera, all'École Supérieure de Commerce. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale è chiamato alle armi e si trova nello stesso reggimento di Hitler, ma non era ancora il loro momento. Dopo essere stato insignito con la Croce di Ferro, una prestigiosissima decorazione militare utilizzata in Germania, nel 1917 venne ferito da un proiettile. Mentre era in convalescenza, chiese di arruolarsi come pilota e non appena in forze acquisì le conoscenze base da aviatore, ma la Grande Guerra volgeva al termine e non ebbe modo di entrare in azione. Nel 1919 si iscrisse all'Università di Monaco studiando storia ed economia ed entrando in contatto con Karl Haushofer, ufficiale, professore di geopolitica e sensitivo, il quale sosteneva che l'uomo ha bisogno del suo spazio vitale, come ne aveva bisogno la Germania, soprattutto dopo le disposizioni del Trattato di Versailles, concordato di pace che ufficializzò la fine della Prima Guerra Mondiale e che costrinse la Germania allo smantellamento del suo impero coloniale, alla cessione di svariate province tedesche come Alsazia e Lorena, restituite alla Francia, forti restrizioni al riarmo e il pagamento di un'indennità pari a 132 miliardi di marchi. Inoltre, Haushofer affermava che Stati Uniti e Gran Bretagna stessero facendo pressioni per ridurre ai minimi termini la Germania dallo scacchiere geopolitico dell'Europa. Hess divenne il discepolo prediletto di Haushofer, ma l'incontro, che cambiò per sempre la vita di Hess, avvenne in una birreria di Monaco, dove un uomo incantava la folla e scatenava gli animi, spinto da una fortissima energia. Aspre accuse contro gli ebrei, principali attori dell'economia tedesca, e chi in quel momento guidava il paese, il tutto accompagnato da un risoluto senso di rivalsa per la sua Germania, uscita così malconcia dal conflitto. Quell'uomo si chiamava Adolf Hitler. Hess rimase stupito e affascinato da questo nuovo predicatore e si convinse che solo lui potesse essere il prescelto atto a riscattare l'onore della nazione. Prontamente Hess si iscrisse al Partito Nazionalsocialista, divenendo una sorta di assistente personale di Hitler, occupato a far crescere il consenso. Seppur diversi, Hess e Hitler convivevano perfettamente. Il primo, discreto e di buone maniere, il secondo, scaltro agitatore. Nella notte fra il 7 e l'8 novembre 1923, Hitler e il suo seguito preparavano l'azione armata per il colpo di Stato, con lo scopo di far nascere il nuovo Reich, ossia il nuovo impero. Il tentativo di rovesciare il governo fallì. Hitler venne arrestato e rinchiuso nella prigione di Landesberg, mentre Hess scappò in Austria, ma subito dopo si consegnò volontariamente al Tribunale di Stato, probabilmente dicendo che Hitler era la sua anima gemella, se no non si spiega, e quindi venne recluso nella cella accanto a quella del Führer. Qui fece da redattore al suo ora inseparabile compagno, nella stesura di quella che sarebbe stata la Bibbia del nazismo, Mein Kampf, la mia battaglia. A fine 1924 Hitler ed Hess escono di galera. Il bando al partito nazista cessò nel 1925 e nello stesso anno Hess viene nominato segretario di Hitler. A questo punto il nazismo comincia a crescere velocemente. 100.000 membri nel 1928, 150.000 nel 29 e la vittoria alle elezioni del 1933. Hitler è ora cancelliere ed Hess nominato vice Führer. Nel 1934 Hitler diviene capo di Stato, nel 1935 le leggi razziali contro gli ebrei, nel 1936 Mussolini diviene alleato del Führer, nel 1939 Hitler attacca la Polonia, la guerra ha inizio. Nel 1941 Hitler controllava l'Europa, tranne la Gran Bretagna che già gli aveva dichiarato guerra. La Germania si ritrovava pertanto con un fronte aperto ad ovest, mentre preparava la cosiddetta Operazione Barbarossa, ossia l'attacco alla Russia, che in caso di vittoria gli avrebbe consentito di ottenere quello spazio vitale di cui parlava Haushofer. Nel frattempo il ruolo di Hess nell'establishment nazista si andava via via affievolendo, senza contare il fatto che lo stesso Hess si era convinto, giustamente, che l'idea di Hitler di aprire un secondo fronte contro l'Unione Sovietica sarebbe stato un errore fatale, con il primo, quello ad ovest,
contro la Gran Bretagna ancora aperto. Il Terzo Reich non avrebbe avuto risorse sufficienti per reggere l'urto contemporaneo di due guerre. Così Hess si era fissato sempre più con l'idea che potesse essere lui a negoziare una pace separata con Londra e a regalarla al suo Führer. Hess pensava anche di aver individuato l'uomo giusto, con il quale trattare un accordo di pace. Non Churchill naturalmente, ma il duca scozzese Douglas Hamilton, uno dei leader del movimento pacifista britannico. Hess lo aveva conosciuto nel 1936 durante i Giochi Olimpici a Berlino. La sera del 10 maggio 1941, un cacciabombardiere Messerschmitt Bf-110 prese il volo da una pista di collaudo in Baviera, direzione nord-ovest. Alla guida del velivolo della Luftwaffe era Rudolf Hess, numero 2 del regime nazista. Intorno alle 23, ora locale, mentre si trovava sul cielo della Scozia, Hess azionò lo seggiolino eiettabile e venne proiettato nel vuoto. Fu il primo e ultimo lancio col paracadute della sua vita. Mezz'ora dopo, la Home Guard britannica lo arrestò, prendendolo in consegna da una coppia di contadini scozzesi che lo aveva scoperto e catturato nel proprio cortile. Hess dichiarò un falso nome e chiese di vedere Lord Douglas, duca di Hamilton, dicendo di essere suo amico. Ma quando l'11 maggio il duca si palesò e il gerarca si presentò col suo vero nome, quello non ricordò l'incontro alle Olimpiadi di Berlino. Anzi, appena appresa la sua vera identità, Douglas Hamilton, da vero patriota, informò subito il gabinetto del primo ministro. Hitler aveva ricevuto la notizia del fatto tramite una lettera scritta proprio da Hess, che i suoi funzionari consegnarono al Führer la mattina del giorno dopo nel Nido dell'Aquila, la sua residenza sul Berghof, sulle Alpi bavaresi. Hitler, parlando alla radio subito dopo il viaggio di Hess, lo definì un pazzo, esattamente quanto Hess gli aveva chiesto di dire, in caso di fallimento della missione, proprio nella sua ultima lettera. Hess fu isolato dal mondo fino alla fine della guerra e durante la detenzione ricevette svariate visite psichiatriche, sospettato di soffrire di disturbi mentali. Processato a Norimberga nel 1946 con gli altri gerarchi nazisti, proprio il suo atto gli evitò la pena capitale. Fu condannato all'ergastolo, che scontò nel carcere speciale di Spandau a Berlino, dove a partire dal 1981 risultava unico detenuto della struttura. Hess rimase sempre un convinto nazista e antisemita, e questo fu l'argomento opposto ai molti che nel tempo ne richiesero il rilascio per questioni di salute. Ormai molto malato, il 17 agosto 1987, all'età di 93 anni, Hess fu ritrovato impiccato nella prigione berlinese, ufficialmente suicida. Ma la famiglia e il suo avvocato non credettero mai a questa versione. Siamo giunti alla fine. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace e iscrivetevi al canale attivando la campanella. Ci vediamo alla prossima pillola. Ciao!